Nel 1426 l'opera di riconquista dei territori del Ducato di Milano da parte di Filippo Maria Visconti era giunta ad uno stallo che portò alla tregua con Venezia il 30 dicembre dello stesso anno. Questa tregua sanciva il controllo di Brescia da parte di Venezia, clausola che però il Visconti desiderava disattendere non appena le sue forze si fossero riorganizzate. Infatti nel 1427 i milanesi posero sotto assedio Brescia. I veneziani risposero inviando il loro comandante delle truppe di terra, ovvero il conte di Carmagnola Francesco Bussone, ad assediare Cremona. L'assedio di Cremona fece desistere i milanesi dalla presa di Brescia, per poter quindi salvare Cremona stessa dalla conquista veneziana. Il Carmagnola in settembre retrocedette quindi oltre l'Oglio, con lo scopo di assediare Montichiari. Contemporaneamente Carlo II Malatesta, capitano generale dell'esercito visconteo, avanzò con le truppe varcando l'Oglio ed entrando nel Bresciano, e pose sotto assedio il paese di Urago. L'8 ottobre Montichiari venne catturata dal Carmagnola, che, pressato dal Senato veneziano, si recò in soccorso di Urago assediata. Da Montichiari il Carmagnola dovette risalire verso Brescia e di lì l'unica strada non controllata dai Visconti percorribile per i veneziani verso Urago era quella che dal piccolo borgo fortificato di Maclodio tagliava per Trenzano e quindi Urago stessa. Il 10 ottobre il Carmagnola si accampò nei pressi di Maclodio. Il comandante dei Visconti Carlo Malatesta intuì le mosse del Carmagnola e attese l'esercito veneziano lungo la strada che da Maclodio si dirigeva per Trenzano. Questa strada era sopraelevata e affiancata da due larghi fossati. Tutt'attorno il terreno era paludoso. A nord della palude era presente una boscaglia, luogo ideale per tendere agguati temibili. Va notato che l'esercito visconteo, seppur comandato da Carlo Malatesta, vedeva la sua autorità messa in discussione dai grandi capitani al suo seguito come Guido Torelli, Angelo della Pergola, Francesco Sforza e Francesco Piccinino. Tutto ciò mentre l'esercito veneziano era saldamente comandato dal solo Francesco Bussone. Gli eserciti che si affrontavano nei pressi di Maclodio erano abbastanza grandi. I veneziani potevano schierare 18.000 cavalieri e 8.000 fanti, mentre i milanesi 12.000 cavalieri e solo 6.000 fanti. Alle 4 del pomeriggio un primo scontro tra un'avanguardia veneziana e quella dei milanesi lungo la strada principale venne respinto. Questo attacco probabilmente servì a mascherare il movimento di 2000 uomini al comando di Niccolò da Tolentino che si nascosero nella boscaglia mentre il resto dell'esercito veneziano veniva schierato. Una delle tattiche più utilizzate in questo periodo era quella definita braccesca, dal nome del suo promotore Braccio da Montone. Questa tattica prevedeva una costante pressione su tutto il fronte della battaglia, ricambiando periodicamente le prime linee con truppe fresche. La pressione doveva durare finché non fossero state scoperte le debolezze avversarie su cui concentrarvi mirate azioni da parte delle riserve. Il Carmagnola utilizzò proprio questa tattica, impegnando la sua cavalleria su tutto il fronte della battaglia e facendo lentamente arretrare le sue schiere, simulando un cedimento del suo esercito. I Visconti abboccarono all'inganno e inseguirono l'esercito veneziano nel suo arretramento. Quando il Carmagnola si sentì sicuro della sua posizione, lanciò le sue fanterie lungo la strada occupata dalle fanterie visconte, che furono prontamente respinte oltre i fossati. I fanti veneziani poterono così piantare in terra i loro pavesari e costituire un cuneo fortificato nello schieramento visconteo. A questo punto lo schieramento visconteo era spaccato in due e il Carmagnola ordinò alle proprie cavallerie di tentare di aggirare i milanesi da sud e da Nicola da Tolentino di far scattare la trappola a nord.
L'effetto combinato di queste forze fu distruttivo per i milanesi, che a sud della strada riuscirono a ritirarsi, mentre a nord furono in gran parte accerchiati e fatti prigionieri. La battaglia era finita ed era stata una grande vittoria veneziana. Se da un lato i morti furono solo 1 migliaio, il vero tesoro per i veneziani furono i circa 10.000 soldati viscontei fatti prigionieri, oltre a tutti i cariaggi di cui l'esercito veneziano venne in possesso. Va detto che la gran parte dei prigionieri fu poi liberata dal Carmagnola, come era uso a quei tempi in Italia. L'esercito milanese da parte sua era stato messo in rotta e si ritirò oltre l'Oglio. Il Carmagnola non sfruttò l'occasione per arrivare fino all'Adda, ma si concentrò nel rinforzare le conquiste venete a est del fiume Oglio. Questo fatto, oltre alla liberazione dei prigionieri, concorse a creare dei sospetti sul suo operato. Una possibile motivazione di questa condotta tenue del Carmagnola può essere dovuta al fatto che egli, avendo per lungo tempo militato sotto le bandiere del Ducato di Milano ed essendo poi passato a lavorare per i veneziani, si ritrovava con i suoi beni nel milanese, confiscati dal Visconti, come pure la sua famiglia tenuta sotto controllo dal Duca di Milano. Al di là di queste considerazioni rimane il fatto che la battaglia di Maclodio rappresentò una delle più grandi disfatte subite dal Ducato di Milano da parte della Repubblica di Venezia e pose temporaneamente fine alle mire di Filippo Maria Visconti su Brescia e sul territorio circostante. La guerra tra il Visconti e la Lega anti-viscontea si concluse poi con la pace di Ferrara il 18 aprile 1428. Nella quale i milanesi riconfermarono il possesso del Bresciano alla Repubblica di Venezia, al quale si aggiunse Bergamo e la sua provincia. La pace di Ferrara assicurò poi al Bussone le proprietà e i crediti che aveva in Lombardia e con un atto del 6 agosto 1428 Filippo Maria lo liberò da tutte le sentenze comminate contro di lui e lo restaurò nel suo precedente stato e grado. La battaglia rappresentò il capolavoro militare del Carmagnola, ma anche l'inizio del suo declino, per via dei sospetti circa la sua prudente condotta nei confronti dell'esercito avversario, sospetti che lo porteranno alla condanna a morte nel 1432.